giardini Feng Shui. Qua vediamo degli interventi di progetti fatti dal geobiologo Marco Nieri, quindi c'è un po' l'aspetto di geobiologia all'interno della progettazione del verde. È vero che stavo dicendo, il verde possiamo approcciarlo con camminamenti, punti a stare, quattro animali, le analisi di zonizzazione, lo SHU, possiamo mettere tutto quello che vogliamo, però il tema geobiologia che fa parte dell'Accademia anche come studio va guardato pure questo. È vero che progetti sul verde non ce ne sono tanti, devo dire che Marco Niere pone all'avanguardia per me un processo di analisi, di percezione del verde che non so quanti interventi in Europa ci sono di questo genere, quindi è molto interessante. Vediamo già lui che usa l'antenna Lecker a destra dell'immagine, vediamo già qua suoi lavori, vediamo un orientamento a nord con un punto di seduta anche di chi utilizza il parco. Allora, vediamo un po' come lavora Marco Nira all'interno. Intanto identifica i vari punti degli alberi e identifica la forza che hanno questi alberi. Gli alberi hanno una forza che si differisce dalla vitalità dell'albero e la vitalità dell'albero si sente a seconda se l'albero va in forcella, l'albero ha una sofferenza, l'albero ha un tumore, l'albero anche fa fatica anche a radicarsi bene. Tutti questi aspetti sono dovuti sì a terreno, conformazione, ma nella maggior parte dei casi anche allo scorrimento delle acque sotterranee, soprattutto, e i punti dei nodi. Quando l'albero è sopra lo scorrimento, siccome i vettori dei campi, dei raggi, diremo così, elettromagnetici, ma che hanno tutta una serie di spiegazioni più precise, indeboliscono l'albero, portano via, diciamo, quella difesa immunitaria e quindi l'albero inizia a non avere più quella rispondenza. Altri alberi invece che stanno in punti neutri o in vettori salutari, perché ci sono anche delle parti, dei flussi di energia positiva, chiamiamola così, ecco che l'albero risponde ancora di più. Allora, noi abbiamo visto quelli non salutari, che sono tendenzialmente appunto le acque sotterranee, le faglie, le microfratture, nodi di Hartmann, di Kerry, gli incroci di varie concomitanze geopatiche. È vero anche che la rete di Hartmann ogni tot diventa una grande rete di Hartmann con vettori, così esiste anche la grande rete di Kerry, che sono vettori principali che portano un campo, portano informazioni. Abbiamo parlato della linea della fertilità, per esempio, che collega Karnak in Francia e Karnak in Egitto, e quindi questa linea passava da Roma e da Roma c'erano tutti quanti i vari componenti anche, diciamo, progettuali dell'urbanistica romana più importanti che andavano a insediarsi in questa zona. Cioè le linee di fertilità esistevano da un tempo, sono linee vivificanti che individuate permettono di aumentare, diremo così, il campo. Allora lui individua intanto il vettore di spostamento, cioè l'albero ha una corolla, ma non è che lavora in modo uniforme e radiale, si sposta questa a seconda di quello che c'è nel terreno, quindi bisogna andare prima a sondare come si muove il campo energeticamente e lì si sente l'irraggiamento del campo aurico, potremmo dire, che si sposta da un verso o dall'altro, quindi non è sempre nord, sud, est, ovest, varia a seconda. E dove si individua lo spostamento del campo, ecco che si propone la seduta. Quindi le sedute sono non solo col bambù dietro, vivificante, il feng shui, possiamo dire simbolismi o la pianta, ma proprio un'analisi di energia, quindi di aspetto di vivificante, potremmo dire, per il corpo umano. Ecco che qua il concetto anche di abbracciare un albero, no, che sembra una cosa un po' new age, in realtà toccare un albero, abbiamo visto dei video che danno una rispondenza molto forte e quindi anche la vicinanza a un'energia del genere è un fattore di riprendere della vitalità. Tra le varie cerimonie che ho fatto c'era una chiamata dei fiori, che è degli indios degli indiani d'America, che è proprio quella di individuare l'albero prima di chiedere una domanda profonda, mettersi con la schiena rivolto verso la parte, osservare il sud, poi il nord, poi l'ovest, poi l'est, e fare questo rituale appoggiandosi con la schiena e chiedere una domanda profonda e aspettare una risposta, che è un segno, è una foglia, è un uccello che vola, è un animale che arriva, eccetera. Questo nella tradizione. Però il contatto con la schiena era un contatto anche di prendere energia, perché l'albero ha un campo.
E questo noi proprio non abbiamo neanche idea. Io penso che sia veramente un po' il futuro anche andare a percepire le parti sottili e quindi lavorare su quelli che sono i segni nascosti di un progetto. Qua vediamo sempre i punti a stare e quindi le bolle di campo. Passiamo a un altro progetto, questo di Bolzano, parco bioenergetico che troviamo, che è questo molto importante. Quello di prima era, ho detto, no? Giardino bioenergetico Savarniana Venezia, quindi questo se in caso chiede dintorni è carino anche andare a vedere questo progetto. Questo invece è il parco appunto di Bolzano. Qui cosa troviamo? Troviamo anche qua lo stesso progetto dove a ogni passo è spiegato il tipo di pianta e l'area che va a lavorare su vari sistemi, perché a seconda del tipo di pianta abbiamo delle essenze che, come abbiamo visto l'altra volta, hanno vibrazioni diverse a seconda della tipologia, sistema cardiocircolatorio e coronario e stomaco, poi è scritto anche in tedesco. Ovviamente Bolzano è una città europea e quindi insomma si sposta un po' fuori dalla realtà italiana. Qua vediamo, vedi, un nord-sud e la posizione. Io so a vederlo, è interessante anche provare, poi vedete delle pietre e uno si può sedere, vedi qua c'è un ovest-est e qua c'è un hummus pumila, qua dice area energetica per il fegato, ghiandole surrenali, sistema linfatico. È un po' quello che dicevo di Mera Aurobindo che vi diceva mettetevi parliamo anni 60, mettetevi una pianta in giardino di quella tipologia lì perché vi aiuta personalmente su quel tema. Sembrava fantascienza e invece qua, insomma, dal comune accettato di fare, sponsorizzato, direi che è interessante iniziare a capire che ci sono delle possibili lavori particolari, diremo, con l'energia. Questo è il bosco bioenergetico tenuto dell'Annunziata. Anche qua cosa ha fatto? Lui ha individuato tutte le piante che lavorano con maggiore efficacia perché le altre le lascia stare, nel senso che sono delle piante che hanno meno forza. Una volta che l'individuo guarda il campo come si sposta e lì metti i punti a stare delle persone, no? Mette delle pietre e segna tutto quanto nel bosco, quindi si può anche migliorare anche l'aspetto di un camminamento boschivo e dargli una traiettoria energetica, per esempio. Questa è una tenuta da Agrigento, questa è una consulenza, vediamo anche qua, uno ha un suo giardino, un suo parco, oltre a segnare le piante a livello vivaista, ti dice anche come si muovono e quindi può generare un percorso. Cioè la pianta può indicare, hai delle piante intorno a casa, tu arrivi da casa e dici ok, da che punto posso arrivare? Se tu arrivi con la spinta dell'energia delle piante, arriva con un certo aiuto anche verso la casa. Potremmo fare diversi ragionamenti. Eccolo qua il nostro marconiere che si abbraccia a questa pianta spinosa, forse deve fare anche un po' un controsenso, però ecco il concetto è che porta avanti il tema dell'abbraccio, no? Come la natura, come risponde con forza e il concetto aurico è che contatto con la pianta è come se noi ci inglobiamo nel campo della pianta, quindi a livello aurico iniziamo a prendere il suo campo e ci rafforziamo, portiamo via un po' il suo, diamo un'informazione anche alla pianta che ha una reazione, aumenta. Certo che se lo facessimo tutti i giorni continuamente con un arbusto piccolo, l'arbusto piccolo piano piano perderebbe di forza. Se prendiamo una pianta in casa e ci attacchiamo e respiriamo la sua energia in continuazione, io ho visto delle esperienze, esperimenti che hanno fatto in India in questo senso, la pianta poi inizia a morire. Quindi insomma è veramente una pianta così grande invece non può che darti una spinta di campo.